Allora, il tema fondante di tutta questa storia è la libertà che minaccia la nostra libertà. La prima parte del manga era una lotta contro la minaccia dei giganti, una minaccia ambientale che impediva agli umani di muoversi fisicamente. È la lotta tra l'uomo e la natura su chi la spunta, come un cacciatore messo davanti a una tigre. E quindi via, combattiamo i giganti, perché vogliamo avere la libertà di vivere nel mondo al di fuori delle mura, quelle mura che tanto sembrano una grossa gabbia. Ciao Eren, ciao Erwin, ciao coso. La seconda parte del manga è invece una lotta contro la politica, il classismo, la censura, i cosiddetti poteri forti. A questo punto della storia i nemici non sono più i giganti, ma chi governa il paese, chi priva il popolo della libertà di sapere le cose. È una nuova gabbia, non più un confine su cui noi siamo chiusi, ma è qualcosa all'interno della società in cui viviamo, qualcosa che ci impedisce di progredire non a livello fisico camminando fuori, ma che invece ci blocca mentalmente, ci impedisce di imparare dalla verità e migliorare le nostre vite. Poi non è detto che senza la censura le nostre vite miglioreranno davvero, ma intanto possiamo scegliere. Come dirà il protagonista più avanti, non si può essere davvero liberi nell'ignoranza. La terza e ultima parte, prima del finale, è la guerra con Marley. Prima di tutto diciamo che la questione con Marley non è una storia di razzismo. Ora, i rimandi agli ebrei in Germania sono ovvi, e le fasce, la stella, i ghetti e bla 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 bla. Però il razzismo che abbiamo noi è ideologico, o al massimo è economico, a seconda dei casi. Tu sei diverso, io sono meglio, io ti picchio. Ma ciò che fanno Marley e il resto del pianeta contro gli Eldiani accade per tutt'altro motivo. È per rancore. Rancore verso i 2000 anni di oppressione dell'impero Eldiano verso di loro. E quindi è un rancore che toglie la libertà agli Eldiani, così come prima a togliere la loro libertà c'erano i giganti e le casate nobili. Ma questo vale anche al contrario. Il rancore degli Eldiani toglie la libertà a tutti gli altri. Non c'è assolutamente una possibilità di dialogo, di pace. Ognuno vuole privare l'altro della libertà di vivere, con un esercito di giganti. Ma ha iniziato Marley? No, ha iniziato Eldia con tutta la storia dell'impero. Quindi bisogna liberarsi da questo peso emotivo, da questo spettro di un passato che non dovrebbe più esistere. Se si vuole essere liberi, bisogna liberarsi del rancore, bisogna liberarsi da quello che non c'è più. Non ha senso portare avanti qualcosa che altrimenti sarebbe dannoso, perché poi abbiamo la segregazione, le guerre, eccetera eccetera. Certo, in Attack on Titan si parla di situazioni estreme perché è un manga che vuole essere appariscente, ma il discorso vale anche per le piccole cose. Il rancore è una catena che ci mettiamo da soli. È la più grande delle minacce alla nostra libertà. È una minaccia alla libertà di vivere in pace con gli altri, perché neanche a dirlo si vive meglio facendo amicizia piuttosto che picchiandosi. Bisogna puntare al futuro, lottare per essere liberi. E lottare per essere liberi è un diritto che solo noi possiamo avere. Eldia, per 100 anni, non possedeva il diritto di difendersi contro il resto del pianeta, ma alla fine un certo gigante fondatore ha bilanciato le forze da entrambi i lati. Troppo comodo che un santo coi superpoteri venga a salvarci facendo piazza pulita dei nostri nemici. Noi persone abbiamo il diritto e la responsabilità di combattere per i nostri diritti, così come ce l'hanno eventuali avversari. I concetti di giusto e sbagliato possono cambiare da paese a paese, da persona a persona, ma è una cosa unica per tutti: la libertà di pensare, di essere indipendenti, di fare quello che vogliamo. Noi siamo vivi e liberi di vivere liberi. Come dice sempre Eren, continuiamo, andiamo avanti.